Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Elocta Svägishorfan Biovitrum SRL, ultimo aggiornamento, 15 febbraio 2022. Cos'è Elocta? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Elocta durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'è Elocta? Elocta è un farmaco a base del principio attivo efemoroctocog alfa, appartenente alla categoria degli antiemorragici e nello specifico fattori della coagulazione del sangue. È commercializzato in Italia dall'azienda Svägishorfan Biovitrum SRL. Elocta può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni: Elocta 1000 UI polvere solvente per soluzione iniettabile IG1, flaconcino più 1 siringa preriempita. Elocta 1500 UI polvere solvente per soluzione iniettabile IG1, flaconcino più 1 siringa preriempita. Elocta 2000 UI polvere solvente per soluzione iniettabile IG1, flaconcino più 1 siringa preriempita. Elocta 250 UI polvere solvente per soluzione iniettabile IG1, flaconcino più 1 siringa preriempita. Elocta 3000 UI polvere solvente per soluzione iniettabile IG1, flaconcino più 1 siringa preriempita. Elocta 500 UI polvere solvente per soluzione iniettabile IG1, flaconcino più 1 siringa preriempita. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Svägishorfan Biovitrum AB. Concessionario: Svägishorfan Biovitrum SRL. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: efemoroctocog alfa. Gruppo terapeutico: antiemorragici. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia A, deficit congenito di fattore VI. Elocta può essere utilizzato in tutte le fasce d'età. Posologia: il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dell'emofilia. Monitoraggio del trattamento: nel corso del trattamento è consigliabile effettuare un'idonea determinazione dei livelli di fattore VI, mediante test di coagulazione a Eurosone-Stage Euro-S o test cromogenico, per definire la dose da somministrare e la frequenza con cui ripetere le infusioni. I singoli pazienti possono presentare variabilità nella propria risposta al fattore VI, presentando emivite differenti e raggiungendo livelli differenti di recupero. Nei pazienti sottopeso e sovrappeso può essere necessario modificare la dose in base al peso corporeo. In particolare, in caso di interventi di chirurgia maggiore, è indispensabile un attento monitoraggio della terapia sostitutiva per mezzo dell'analisi della coagulazione, attività plasmatica del fattore VI. Quando si usa un test di coagulazione a Eurosone-Stage Euro-S in vitro basato sul tempo di tromboplastina, APT, per determinare l'attività del fattore VI nei campioni di sangue dei pazienti, i risultati dell'attività plasmatica del fattore VI possono essere alterati in misura significativa sia dal tipo di reagente APT, sia dallo standard di riferimento utilizzato nel test. Possono anche esservi discrepanze significative tra i risultati ottenuti mediante il test di coagulazione a Eurosone-Stage Euro-S basato sull'APT e quelli ottenuti mediante il test cromogenico della farmacopea europea. Questo aspetto ha di particolare importanza quando si cambia il laboratorio e o il reagente utilizzato nel test. Posologia: la dose e la durata della terapia sostitutiva dipendono dalla severità della carenza di fattore VI, dalla sede e dall'entità dell'emorragia e dalle condizioni cliniche del paziente. Il numero di unità di fattore VIFC ricombinante da somministrare è espresso in UI, riferite allo standard OMS attualmente vigente per i prodotti a base di fattore VI. L'attività del fattore VI nel plasma è espressa in percentuale, riferita al plasma umano normale, o in UI, riferite allo standard internazionale per il fattore VI plasmatico. L'attività di una UI di fattore VIFC ricombinante equivale alla quantità di fattore VI contenuta in un ml di plasma umano normale. Trattamento al bisogno: il calcolo della dose necessaria di fattore VIFC ricombinante è basato sulla valutazione empirica che un UI di fattore VI per chilogrammi di peso corporeo aumenta l'attività del fattore VI nel plasma di 2 UI/dl. La dose necessaria viene determinata usando la seguente formula:
Unità richieste uguale peso corporeo, chilogrammi, a aumento desiderato del fattore VI, per 100 UI/VL, a 0,5 UI/kg per UI/VL. La quantità da somministrare e la frequenza di somministrazione devono sempre essere orientate all'efficacia clinica nello specifico caso. Qualora si verifichino i seguenti episodi emorragici, l'attività del fattore VI non deve scendere sotto il livello di attività plasmatica indicato, in percento del normale o in UI/VL, nel periodo corrispondente. La tabella 1 può essere utilizzata come riferimento per il dosaggio in caso di episodi emorragici e di interventi chirurgici. Tabella 1. Guida al dosaggio di Elocta per il trattamento degli episodi emorragici e negli interventi chirurgici. Gravità dell'emorragia / tipo di intervento chirurgico. Livello di fattore VI richiesto, per 100 UI/VL. Frequenza delle dosi, ore, / durata della terapia, giorni. Emorragia. Emartrosi in fase iniziale, emorragia muscolare o emorragia del cavo orale. 20-40. Ripetere l'infusione ogni 12-24 ore per almeno 1 giorno, fino a che l'episodio emorragico, a cessazione del dolore, sia risolto o si sia giunti a guarigione 1. Emartrosi PA estesa, emorragia muscolare o ematoma. 30-60. Ripetere l'infusione ogni 12-24 ore per 3-4 giorni o PA fino alla risoluzione del dolore e dell'invalidità acuta 1. Emorragie pericolose per la vita. 60-100. Ripetere l'infusione ogni 8-24 ore finché copyright il paziente non ha fuori pericolo. Interventi chirurgici. Intervento chirurgico minore, estrazioni dentarie incluse. 30-60. Ripetere l'infusione ogni 24 ore, per almeno 1 giorno, fino a guarigione. Intervento chirurgico maggiore. 80-100. Pre- e post-operatorio. Ripetere l'infusione ogni 8-24 ore, secondo necessità, fino a un'adeguata guarigione della ferita, quindi continuare la terapia per almeno 7 giorni per mantenere un'attività del fattore VI compresa tra il 30% e il 60% UI/VL. 1. In alcuni pazienti e in determinate circostanze, l'intervallo di somministrazione può essere prolungato fino a 36 ore. Per i dati farmacocinetici, vedere il paragrafo 5.2. Profilassi. Per la profilassi a lungo termine, la dose raccomandata è di 50 UI di fattore VI per chilogrammi di peso corporeo a intervalli di 3-5 giorni. La dose può essere regolata in base alla risposta del paziente in un intervallo compreso tra 25 e 65 UI/kg, vedere paragrafo 5.1 e 5.2. In alcuni casi, in particolare nei pazienti più giovani, possono rendersi necessari intervalli di somministrazione più brevi o dosi più elevate. Anziani. L'esperienza è limitata nei pazienti a 0-65 anni. Popolazione pediatrica. Nei bambini di età inferiore ai 12 anni possono essere necessarie dosi più frequenti o più elevate, vedere paragrafo 5.1. Per gli adolescenti di età pari o superiore ai 12 anni valgono le stesse raccomandazioni posologiche previste per gli adulti. Modo di somministrazione. Elocta per uso endovenoso. Elocta deve essere iniettato per via endovenosa nell'arco di diversi minuti. La velocità di somministrazione deve tener conto della condizione di benessere del paziente e non deve superare 10 ml/min. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli excipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipersensibilità. Con Elocta si possono manifestare reazioni di ipersensibilità di tipo allergico. I pazienti devono essere avvisati che, in caso di comparsa di sintomi di ipersensibilità, devono interrompere immediatamente l'uso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono state segnalate interazioni del fattore VI della coagulazione umano, RTNA, con altri medicinali. Non sono stati effettuati studi di interazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Elocta durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Elocta durante la gravidanza e l'allattamento? Non sono stati condotti studi sulla riproduzione negli animali con il fattore VI. Nel topo è stato effettuato uno studio di trasferimento placentare con Elocta, vedere paragrafo 5.3. Data la, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Elocta non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Reazioni di ipersensibilità o allergiche, che possono comprendere angioedema, bruciore e dolore pungente nella sede dell'infusione, brividi, vampate, orticaria generalizzata, cefalea, orticaria, ipotensione, letargia, nausea. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati segnalati sintomi di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiemorragici, fattore VI della coagulazione, codice ATC. B02DD02. Meccanismo d'azione. Il complesso fattore VI barra fattore di von Willebrand è costituito da due molecole, fattore VI e fattore di von. Proprietà farmacocinetiche. Tutti gli studi farmacocinetici con Elocta sono stati condotti in pazienti con emofilia grave precedentemente trattati. I dati presentati in questo paragrafo sono stati ottenuti mediante test cromogenico e dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi di tossicità acuta e tossicità a dosi ripetute, comprendenti valutazioni di tossicità locale e sicurezza farmacologica. Non. Elenco degli eccipienti: polvere, saccarosio, sodio cloruro, istidina, calcio cloruro di idrato, polisorbato 20, sodio idrossido, per regolare il pH, acido cloridrico, per regolare il pH, solvente, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.